Bene, salve a tutti, sono Shams e eccoci qua per la nuova onda del sole magnetico, sole giallo, King 40, di nuovo con il mio meraviglioso Moonchild. Non ce l'abbiamo Ciao. fatta a fare la diretta perché No. Moonchild non vuole vedere i miei video, non partecipa ai miei video. Capite cosa devo subire io? Con questo partner del mio cuore. Non, non siamo riusciti neanche con il sole. Niente. No, lui non è riuscito, non mi vede, non mi vede. Com'è possibile non vedere il sole, Shams, che tutti vedono? Allora, dovete sapere che Shamsan, il sole, Shams significa sole in arabo, e io sono molto legata al sole, non perché vivo nella terra del sole, ma perché il sole è sempre stato qualcosa che rincorrevo al mare, stando sotto la luce del sole è vita per me, quindi sono molto contenta di iniziare questi nuovi 13 giorni e di condividere con voi la nostra visione. Tanto iniziamo un po' a suonare. Apriamo il cuore con questo suono, cerchiamo di ascoltarci e in questi giorni in cui possiamo veramente risplendere dal nostro centro, dal nostro diamante, dal nostro sole che abbiamo dentro. Ovviamente Secved anche lei oggi vi dà il benvenuto, sempre vicino a me. E prima di passare la parola a Donato, a Moncel per illuminarci che cosa questa onda, questi 13 giorni significano, vorrei leggervi l'affermazione di questa giornata. Io unifico per illuminare, attraendo la vita. Sigillo la matrice del fuoco universale con il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato. Quindi Shams e Ra uniti si ringraziano e passo la parola a Moonchild per illuminarci su questi 13 giorni. Grazie e benvenuti. Grazie Shams, ciao a tutti. Eccoci qui e siamo quindi sull'inizio di questa quarta onda dello Tzolk'in. Precisamente appunto terminiamo la seconda colonna e iniziamo subito dopo, poi da domani con il drago, la terza colonna. E qui ovviamente, come già accennava Shams, affrontiamo proprio il raggiungimento, diciamo, dell'essere umano nella sua coscienza solare, quindi raggiungere un grado di illuminazione e di alta saggezza che ci porta appunto a stare nella luce e nella verità, quindi riconoscere e andare a scovare tutti quei lati ombra che fino a questo momento abbiamo un po' nascosto. Verranno fuori tantissime sorprese, novità, verità, perché proprio con l'aiuto del suo rettore che è Plutone, e Plutone insieme infatti non solo ma il Sole insieme alla tempesta, che è proprio, guarda caso, il glifo di ieri, infatti sono proprio attaccate, e aiutano appunto a scovare, a portare informazione. Quindi il Sole è come se cantasse una melodia, è come se canalizzasse attraverso ehm, le informazioni che gli arrivano prima da Sirio B, che è il Sole blu, diciamo quello mistico che sta sopra a tutti gli altri soli, e da lì a sua volta ricevono dal centro della galassia, che è come il centro operativo, che è un Abku, ovviamente, che è il buco nero che c'è al centro della nostra galassia, Sagittarius A.
E niente, quindi questo è, dobbiamo appunto cercare di raggiungere il più possibile, avvicinarsi alla mente più alta, solare, e quindi per, diciamo, renderci conto di essere parte di una comunità stellare molto grande, e questo percorso appunto raggiungeremo queste altezze, ecco. Queste grandissime informazioni che ci saranno molto utili. Bene, adesso ripasso, dopo questa piccola intro, la parola a Shams, che con i suoi oracoli ci inizia a illuminare, e dopo ritorniamo fra di noi, che vi accompagno proprio passo passo, glifo glifo, per vedere questi 13 passi, come li affronteremo. A dopo, un bacio. Grazie Moonchild, eccoci qua con i miei amati bambini e vediamo che cosa questi 13 giorni ci vogliono dire. Allora, questi 13 giorni ci chiedono di seguire una grande illuminazione che ci sta arrivando, quindi come una grande chiamata, come se il sole ci chiamasse alla vita, ci chiedesse di ritrovare la nostra visione e il nostro potere. È come se tutti i 13 giorni dell'onda ci chiedessero di veramente lanciare questo potere, questa vita che lui ci sta mandando, la dobbiamo come fare partire nel mondo. È come se noi dovessimo accendere una macchina che abbiamo lasciato per tanto tempo incustodita sotto casa e avessimo bisogno di farla ripartire, ma ritrovando la visione di quello veramente che vogliamo, quello che dicevo prima, col cuore che vi chiedevo di aprire e ascoltare questa nostra visione da qua, non dalla vostra mente, non da quello che sono i litigi di questi giorni. So che è un periodo molto pesante, che stiamo passando delle cose abbastanza toste, ognuno di noi sta affrontando le sue, ma affrontiamole veramente cercando di essere più leggeri e di affrontarle con la luce. E quindi queste decisioni ci chiedono proprio di seguire quella chiamata e di seguirla con la visione, ma collegati al nostro cuore, assolutamente. Questa è la cosa più importante che dobbiamo fare. Non dimentichiamoci che ogni scelta che facciamo, lo dico sempre, che sia l'amore, che sia di lavoro, che sia di iniziare un progetto di business, deve partire sempre, sempre da qualcosa che noi veramente vogliamo. Eccoci qui, vediamo un po'. Eccoci qui. Bene. Allora, intanto oggi nel sole, in questa giornata, in questa prima giornata, ci chiede come di ritrovare chi siamo, di ritrovare quanta conoscenza abbiamo, quante doti abbiamo da poter portare avanti e quanto noi siamo in grado di poter attingere a delle conoscenze, a tante cose che abbiamo già dentro di noi. Quindi ritroviamo il nostro sole, ritroviamo chi siamo, ritroviamo quella vita, ritroviamo quella radice che abbiamo piantato e fidiamoci di quello che conosciamo, anche se sono poche cose, non importa, non importa che noi siamo professori universitari, abbiamo 4 lauree, eccetera. Noi siamo comunque, voi siete, ok? Proprio perché questa onda ci chiede di iniziare un percorso e di iniziare veramente a fare partire i nostri progetti, a fare partire le piccole cose che noi crediamo, le nostre piccole scelte. Sempre vi dico, non importa che voi fate delle grandissime scelte, che ci siano cose eclatanti, le piccole cose di tutti i giorni sono le cose più importanti. Quindi facciamo partire quella macchina che tanto che abbiamo lasciato ferma e iniziamo a farla andare e seguiamo quel percorso, che è proprio un percorso che
mentre camminiamo noi ci sentiamo bene, noi siamo lì e wow, questo è proprio il mio, ok? È la mia strada, i miei piedi stanno andando veramente dove voglio camminare e facciamolo questo percorso con una grandissima leggerezza. Avete tutto a disposizione, siate leggeri, siate un po', come dire, anche osate, ok? Perché le strade sono aperte, voi le scelte che fate potete andare, non è che avete degli obblighi, non è che avete dei blocchi, voi potete andare avanti assolutamente, ma va proprio fatta con una grande leggerezza, cioè un po' prendendoci in giro, un po' lasciando andare quello che è e quindi provando quella strada che tanto sentite che può essere la vostra e stando assolutamente nel vostro centro, quindi rimanendo quel canale che vi dico sempre tra il cielo e la terra, respirando, lasciando che le nostre radici siano belle piantate giù perché noi possiamo salire e a quel punto il nostro cuore può essere la nostra ricetta trasmettente tra la terra e il cielo e ci può illuminare, ma state fermi, non fate nulla, sentite, rimanete nel vostro centro, non reagite, non scattate, rimanete lì e connettetevi al vostro cuore, connettetevi al vostro diamante, questa è la cosa più importante, connettervi veramente al vostro diamante, perché lì vi arriverà la risposta, lì perdonatevi, lì perdonate, lasciate andare tutte quelle rabbie, tutta quella rabbia che c'è. Sì, ok, sono arrabbiato perché è successo questo, ma ormai è passato, siamo qua e ora, qui e ora, nel mio cuore. Cosa c'è? Mi illumino del mio cuore, lascio che il mio cuore possa uscire, perché se io sono il centro, centrata nel mio cuore, nulla, nessuno mi può fare male, nessuno mi può toccare, perché io sono qua e so chi sono. E tutto è chiaro. Dovete riportare un pochino di ordine in questa onda, ci sarà chiesto a tutti di riportare un po' di armonizzazione, un po' di ordine alla nostra vita, quindi che quelle basi siano ben piantate affinché noi possiamo poi salire e toccare col sole. Ok? E ritrovare veramente i nostri doni e ritrovare veramente quella visione che noi abbiamo e anche quella tranquillità, mi viene da dirvi, di dire no, questo non lo voglio, non vengo, non esco con te stasera perché non ho voglia, ok? Non c'è niente di male a dire no, ok? Tagliare quello che non ci serve, ok? Per poi dare invece interesse e concentrarci su ciò che invece è per noi. Questo è assolutamente importante, di concentrarci con quello che ci dà vita, con quello che ci dà la linfa, okay, e non stare a perdere tempo su delle cose che tanto sappiamo che ormai sono passate. Impariamo veramente a dire di no, okay, e facciamola questa ricerca, affrontiamo veramente quel drago che ci fa tanta paura, guardiamolo negli occhi e osiamo dirgli: "Io passo, tu non mi puoi fermare, perché io posso passare oltre. Io mi fido di me, sono nel mio centro e posso andare oltre". E ci sarà questa prova in cui questo drago arriverà, ci guarderà negli occhi e ci sputerà fuoco per farci paura, ma noi dobbiamo proprio rimanere sopra e dire fargli una risata e dirgli: "Senti, io passo, non ho paura", okay? E a quel punto, quando noi avremo passato e guardato negli occhi proprio la nostra più grande paura, a quel punto noi saremo nel centro, saremo al centro del mondo e avremo tutto a disposizione e tutte le cose ci renderemo conto che quello che ci serve, e ci serve poco, fidatevi, serve veramente poco per andare avanti, per essere felici, per fare la nostra vita. Non abbiamo bisogno di tante suppellettili, abbiamo bisogno di poco, abbiamo bisogno di noi stessi. E quando noi ci siamo ritrovati, tutto è intorno a noi, tutto è lì pronto, ok? E quando noi capiremo questo, allora sì, saremo pronti a fare quel taglio e a dire: "Okay, sono pronto a rinascere. Sono pronto perché ho fatto tutto questo, perché adesso so chi sono, so veramente chi sono in questo momento e a questo punto io mi do il permesso di rinascere, mi do il permesso di seguire la mia visione e di seguirla connesso al mio cuore, al mio sole centrale. E a quel punto io camminerò, se avrò fatto tutto questo, l'ultimo giorno, il 13°, io camminerò in una nuova vita. Mi renderò conto che ho cambiato delle cose nella mia vita e che quello che sto
portando è un ordine cosmico che viene dalla terra al cielo. Okay? Viene ora il jolly, che l'altra volta mi stavo scordando, con le meravigliose carte del sole e della luna. Vediamo che cosa. Guardate, Nettuno. Andare oltre i nostri limiti, andare oltre, connetterci con qualcosa che è al di sopra di tutto e credere, veramente credere che in questo invisibile, credere oltre, credere in quanto noi possiamo, in quanta forza noi abbiamo dentro di noi e quanto possiamo veramente, quello che dicevo prima, osare andare andare al di là e connetterci con il tutto, perché noi siamo veramente molto potenti dentro di noi, ognuno di noi senza, senza estinzione, cioè siamo tutti molto potenti dentro di noi, quindi credete in voi, osate, fidatevi di voi, fidatevi del vostro cuore, fidatevi di quel sole che splende dentro di voi. Spero di esservi stata utile, di essere stata chiara, vi ringrazio, vi bacio e do la parola al mio caro Moonchild che non mi vede. Come fa a non vedermi? Certo Te che ti Donato. vedo. Ciao cara, grazie Shams, bellissimo. Dunque, allora adesso come vi dicevo prima, vi accompagno un attimo in queste 13 tonalità che sono appunto come delle pulsazioni, come delle informazioni che ogni giorno in maniera differente ci attivano particolari energie che noi dobbiamo appunto approfittare per incanalarle poi attraverso i glifi. Dunque, ovviamente oggi nel primo giorno cerchiamo di attrarre questo grandissimo intento e porre intenzione di essere reali e sicuramente sempre più convinti che comunque la verità e la luce porta sempre di più verso la vera essenza di noi stessi, e quindi dobbiamo cercare di porre appunto l'accento su quello che veramente è importante per noi, è quello che ci nutre, ci dà vita, ci vitalizza e ci illumina. Con il drago invece abbiamo la sfida di portare questi raggi solari in quelle caverne dentro noi stessi dove non abbiamo ancora avuto il coraggio di andare a guardare, di andare a trovare il coraggio per uscire allo scoperto e fare appunto luce su queste ombre che ci riportano comunque sempre appunto all'essenza di quello che noi siamo e danno il giusto nutrimento per trovare la forza appunto di uscire da quelle ombre e da quelle caverne. Con il vento invece attiviamo una sorta di sfida, chiamiamola così, polarità, che ci arriva invece dallo spirito e da quello che ci vuole comunicare. E dobbiamo cercare assolutamente di non travisare il messaggio e di non comunque dare ascolto anche a quello che è, diciamo, interiore, sottile. Cioè, qui l'alta sacerdotessa ci dice di rientrare dentro noi stessi, però con un intento diverso e portare appunto, diciamo, il coraggio di dare voce a quello spirito, a quel messaggio che ci arriva. E qui sarà importante appunto accettare questo tipo di confronto. E dopodiché con la notte blu invece daremo forma e cerchiamo di dare una misura a tutto questo, cioè
queste informazioni e questa energia che ci arriva di pulizia, di grandissima illuminazione, dobbiamo cercare di capire come poter sognare questo sogno e renderlo reale, quindi realizzabile. Ok? Quindi con questa notte blu abbiamo la possibilità di entrare nell'inconscio e portarlo poi a manifestazione, quindi dal mondo del sogno cercare di portare in abbondanza quello che è appunto il desiderio inconscio, quindi che non si trasformi in destino o karma, ma bensì rendiamoci noi arbitri di poter appunto scegliere una cosa rispetto a un'altra e comunque poter appunto guardarlo bene di fronte e accettare quel sogno e quella realtà e cercare appunto di portarla nella materia. Con il seme giallo qui invece abbiamo una grandissima spinta e dobbiamo mantenere questa grandissima centratura e portare a focalizzazione sempre di più nei giusti tempi, nella giusta pazienza e nella giusta cura questo sogno, questo progetto e questa luce che andrà sempre di più ad incarnare e a far sì che appunto una nuova esistenza possa venire fuori, possa generare quel frutto di quello che realmente appunto noi vogliamo esprimere. Con il serpente ritmico noi abbiamo appunto la possibilità di portare in armonia, di portare pace ed equilibrio a tutto ciò che appunto ci riallaccia al cielo. Ecco, dalla terra al cielo noi qui dobbiamo trovare la giusta calibrazione per poter incanalare appunto le informazioni e portarle sempre di più in armonia dentro di noi, per farle appunto risalire, ridiscendere e creare questo flusso libero, insomma, di energia e di forza istintiva che appunto il serpente ci dà. Con la lacciatura dei mondi, qui nel tono 7 allacciamo un potere di tipo mistico, quindi una specie di connessione, un aiuto che ci dà appunto questo ponte verso questi nuovi orizzonti, queste nuove realtà che iniziano a mostrarsi di fronte a noi, perché avendo lavorato fino a questo momento per appunto mostrare quello che è veramente la nostra natura, quello che è il nostro messaggio, allora un panorama differente, diciamo, si apre. E qui c'è anche un attimo di mantenere quella coerenza e quella pace, quella, diciamo, quell'accettazione di finire, diciamo, di dare un taglio, se c'è da dare un taglio, e di aprire porte nuove verso nuove realtà che appunto ci si presenteranno. Con la mano galattica invece abbiamo appunto la possibilità di usare tutti quegli strumenti che ci sono stati dati e quindi trasformarli in questa appunto ottava galattica, che è una tonalità nuova, quindi queste informazioni che hanno portato a guarigione, ora li possiamo veramente rendere strumenti per utilizzarli nel quotidiano alla luce del sole e assolutamente
realizzare quello che vogliamo, quello che è più giusto per noi e più salubre assolutamente per noi. Con la stella solare invece abbiamo proprio la possibilità di porre un intento molto delicato, ma allo stesso tempo definito proprio e raffinato nella sua bellezza, nella sua eleganza e brillare assolutamente di luce propria, perché qui noi abbiamo proprio quella possibilità di manifestare in toto proprio la bellezza e la creatività e tutto l'amore che portiamo, che canalizziamo appunto da questi raggi solari che sempre di più cercano di entrare in questo corpo e che alla fine dell'onda poi incarneremo. Nella Luna, la Luna planetaria, qui possiamo renderci conto di avere pulito e portato fuori alla luce tutto ciò che di emozionale ci bloccava, tutto quello che ostruiva il canale appunto emozionale e comunque trovando anche una sacralità in in questo tono, riusciamo a esporci e a spogliarci anche un po', denudandoci di quello che ehm, inizialmente ci poteva un attimo intimorire e non darci quella sicurezza. Ehm, Ora qui abbiamo proprio tutto assolutamente limpido e il sole può sicuramente andare a penetrare proprio nel più intimo e, e a manifestare il riflesso di quello che appunto è la nostra energia e la nostra sensibilità più intima. Dopo questa grande guarigione abbiamo appunto la sfida, che è il tono dissonante dello spettrale. Qui abbiamo il cane e con il cane abbiamo l'apertura e diciamo il canale verso il cuore e verso veramente la compassione verso noi stessi. Ehm, Abbiamo capito che il sole in realtà è il nostro cuore e quindi quel cuore va nutrito e va assolutamente accolto e va appunto anche ehm, apertura verso comunque l'esterno, cioè non dobbiamo assolutamente più pensare che siamo uno diverso dall'altro, noi siamo una coscienza unica e siamo guidati dallo stesso sole, quindi questa cosa unisce tutti noi come un unico grande eh, diciamo puzzle che appunto racchiude poi l'energia appunto solare che andiamo a portare se riusciamo appunto a incanalarla e a canalizzarla dentro il nostro cuore. Dopo questo cane abbiamo la scimmia, con la scimmia cristallo. Questi due fra l'altro sono due portali di attivazione galattica, quindi saranno due giornate molto forti. Con la scimmia abbiamo appunto ehm, il bisogno di stare nella leggerezza e di portare, diciamo, luce integrata, ma a livello, diciamo, di comunità. E quindi qui dobbiamo sempre di più mostrarci aperti e leggeri l'uno con l'altro, perché comunque ciò che si è venuto a mostrare ehm, è quella magia che appunto è il collante che unisce tutte le nostre anime. Quindi qui non possiamo fare altro che sacralizzare questo momento e
e accettare quella magia, accettare quel gioco che fa parte del disegno appunto cosmico. Infine appunto raggiungiamo questo umano giallo, appunto l'umano eh, giallo appunto cosmico. Qui l'umano appunto raggiunge la sua cosmicità e ritorna a sentire quella coscienza e quella missione che noi abbiamo e da diciamo migliaia di anni abbiamo seguito come la nostra stella e la nostra vita, tutto quello che noi aspettiamo e in cui noi affidiamo le nostre speranze, in realtà è la stessa cosa che unisce tutti gli umani e quindi qui la coscienza solare è assolutamente incarnata, incanalata e possiamo dire veramente di essere risvegliati, diciamo, e illuminati. Quindi nella carne questo sole può splendere, può brillare, può cantare quella melodia che va avanti eternamente e continua a guidarci e a darci la forza, il calore, la vita, tutto quello che le nostre cellule richiedono. Perfetto. Questo allora era il percorso lungo i toni differenti, le tonalità delle melodie differenti. Ora invece vi voglio leggere, come sempre, nel nostro finale, il poema galattico di José Argüelles riguardo appunto l'archetipo del sole giallo che si chiama l'illuminato ed è il glifo numero 20 che era comunque visto anche come numero 0 e quindi recita: io sono l'illuminato, codificato dal sole giallo. Il mio numero è il 20, la totalità dell'universo. In meditazione sono stato concepito, dalla meditazione sono nato e per lunghi eoni ho dimorato nel profondo di questa meditazione. Io sono la verità superiore e il rinnovatore della vita. Io giro la ruota cosmica della legge, dando insegnamenti della pura mente fra le stelle. Io sono il custode armonico dei campi splendenti della luce infinita. Con molti nomi vengo chiamato, ma essi nominano solo la forma esterna. Il mio abito fiammeggiante che voi chiamate sole, l'illuminazione di uno è l'illuminazione di tutti. Io sono il compimento della profezia di un Abu. Risvegliare tutti gli esseri simultaneamente è il mio compito. In molti luoghi mi sono risvegliato ed ogni luogo in cui vado lo conosco solo con il nome di Tollan. Tollan dei risvegliati. Conoscere me è conoscere la luce della verità che illumina tutte le cose. Perfetto. Quindi mi raccomando, fate un bellissimo percorso, non cercate di non giudicarvi, di non giudicare di fronte a realtà, cose che verranno fuori, perché comunque il sole non giudica. Cioè per lui, sotto di lui siamo tutti suoi figli, quindi lui è assolutamente lì per tutti noi, quindi non abbiate timori e quindi stiamo abbracciati, insomma, sotto questo, tutti uguali sotto questi raggi, ecco, il messaggio è questo. Vi adoro, vi abbraccio, mi raccomando, e ci rivediamo fra 13 giorni. Grazie mille Moonchild e vi ricordo sempre che se avete bisogno, volete una sessione doppia mia di Donato, quindi Oracoli e Solchini insieme potete contattarci e io vi abbraccio tutti e vi ricordo che la nostra secret, porta il sole sopra la testa, porta il suo padre Ra sulla testa e guardate che cosa ha qui, non so se riuscite a vederlo, è un grande fiore. Quindi profumiamo e apriamoci come grandi fiori a questo sole. Vi ringrazio tantissimo di averci ascoltato e a Meraviglia. presto.
Ciao a Grazie, tutti, grazie, grazie. grazie a tutti per seguirci. Ciao.